Ciao a tutti, oggi vedremo un confronto singolare, se si può dire così, questo Moon's Watch. Stiamo parlando del Moon's Watch Mission to Moon paragonato con una coppia cinese che stiamo vedendo. Io vi sto facendo vedere qualche piccolo particolare, voi avrete forse già capito qual è l'originale. Ecco, ve li mostro velocemente, ecco, un attimino. Questo è l'originale, questa è la coppia cinese. Ci sono alcuni tratti caratteristici che si notano, ad esempio la scala tachimetrica più chiara, più impressa forse sull'originale. Si nota uno spessore maggiore degli indici che vedete, un po' ingialliti, quasi a richiamare un po' il trizio delle vecchie referenze. Diversamente invece è quello che è il colore, forse un po' più sul blu, quello originale, come potete vedere, tonalità leggermente diversa. Non so se si parli di bioceramica anche in questo caso, ma se notiamo qualcosa di più funzionale invece, osservate bene le sfere crono, perché abbiamo in questo caso la funzionalità che stiamo vedendo sull'originale e la funzionalità sulla copia. Vedete, c'è quasi una continuità, come se fosse, anzi, è praticamente quasi assente l'effetto dead second per il risparmio dell'energia della batteria. E poi vedete anche un'altra cosa. Ecco, abbiamo la lancetta che vediamo sul decimo di secondo. Questa è una lancetta che è collegata direttamente alla sfera ore. Difatti io adesso ho arrestato i cronografi, ecco, azzeriamo questo e guardate a cosa serve la lancetta sulla copia. Andiamo a estrarre sulla regolazione di marcia e guardate, è sostanzialmente la stessa sfera ore decentrata, come se facesse da effetto, da indicazione delle 24 ore. In questo caso segnerebbe le 12. Andando avanti noi facciamo un giro, tra l'altro una frizione molto morbida, fin troppo per i miei gusti. Ecco, in questo caso siamo arrivati alle ore quindi 12 e mezzanotte, scusate. Ci sarebbe il passaggio quindi sulla data. Un'altra cosa particolare, che adesso rimaniamo sempre in funzione di regolazione di marcia, il tiretto ha due funzioni. Il primo va a vuoto e lo vedete. Anche questo ha un tiretto a due funzioni, però lo sentite? Stiamo cambiando data perché al di sotto di questo movimento c'è un disco data funzionante che ovviamente non è tarato a mezzanotte, è tarato più o meno alle 6 e qualcosa. Difatti andando a fare la regolazione a un certo punto si sente anche, forse l'ha già fatto, si sente anche il cambio di data. È un'astuzia, se così vogliamo chiamarla, che utilizzano molti produttori, anche che ho già visto, di orologi anche automatici, dove con un quadrante solo tempo, no date, si lascia comunque un calibro con data funzionante. E questa è la regolazione. Andando a tirar fuori vedete anche appena appena l'albero. Questi sono gli orologi messi a confronto. Andiamo a togliere lo strap, si sono attaccati insieme, ecco, e lo rimuoviamo per vedere come sono fatti sotto. Eccoli, la colorazione che vi dicevo e anche la finitura, la texture della fotografia della luna, che non sembra neanche una luna, più sono piene con delle nuvole. Vedete anche persegue forse una precisione per quanto riguarda anche le specifiche, ovviamente non tanto a livello di incisioni, però potrebbe sembrare, preso come caso singolo, un orologio che rispecchia totalmente l'originale. Osservate anche l'impronta dello stampo che è sulle anse.
lo vedete, è chiaro, sembrerebbe quasi lo stesso stampo. Ovviamente è un orologio che somiglia all'originale, ma ovviamente già con il mio, dal punto di vista tecnico, fatemi dire, con quelle differenze che avete visto, l'affidabilità potrebbe già essere compromessa. Non solo per la frizione che ho notato essere molto lenta, poi bisogna vedere anche le performance di questo orologio poi alla lunga. Ma un'altra cosa, la Carrur, stiamo parlando di uno Swatch dove si lavora sulla parte anteriore, quindi l'estrazione dell'anteriore, non abbiamo, è un fondello no back, quindi come avveniva per i vecchi Swatch o gli Swatch tradizionali, e in questo caso invece il fondello, come vedete, è presente un piccolo intaglio. Questo piccolo intaglio che andiamo a vedere per insomma, a testimonianza di cosa c'è all'interno di questo orologio, e poi passeremo alla parte anteriore perché ci sono alcune particolarità che potranno essere viste su questo orologio. Stiamo parlando di un orologio, questo, che è stato copiato in più configurazioni, che però questa volta persegue leggermente una fedeltà maggiore. Lo vediamo un po' anche per il cinturino. Ecco, questi qua, qui abbiamo la copia nella parte superiore, nella parte inferiore l'originale, stessa finitura si può dire. Abbiamo anche qui delle diciture che accompagnano quasi simili quelle che sono state impresse sul cinturino. E vi dicevo che insomma vedremo anche la parte anteriore, perché ci sono alcune cose che sono meno note a occhio nudo, tipo innanzitutto la stampigliatura, l'incisione della S al centro dell'orologio che non vedete sul vetro, e poi altre sul quadrante. Ed eccolo qua. Questo è il movimento una volta aperto il fondello, e questo è il fondello, lo vedete anche con la sua guarnizione. È un calibro Sunon da 9-10 euro circa. Pensate, 9-10 euro di calibro, tutto il resto è quello che state vedendo. Quindi cinturino, Carrur, quadrante, lancette, tutto, per un orologio che arriva a circa 27, 28, 30 euro all'incirca. Questo è il frutto di un mercato anche che ovviamente non osserva normative come quella di una realizzazione di un prodotto originale. Ovviamente poi c'è un prodotto originale, ha anche un carico di costi che sono riferiti a quelli che sono i costi fissi, i costi variabili di un'azienda, di un colosso come la Swatch, che ovviamente chi realizza orologi del genere non può avere, motivo per cui ovviamente questi orologi, che sono dei falsi, hanno dei costi nettamente maggiori, parlando quindi di 260 euro all'incirca contro, facciamo, 30 euro questo modello qui. Andiamo a vedere adesso la parte del quadrante. Thanks a lot. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. Guardate, ecco qua abbiamo la S di Swatch che riprende come Omega Speedmaster, il simbolo di Omega al centro del vetro. Questo è il nome Speedmaster che accompagna la scritta Moonswatch, e andiamo a vedere un po' di dettagli anche del quadrante fino a ore 6. Questo è l'originale, vedete anche il dead second dei secondi. Insomma, andiamo a vedere invece l'altro. E siamo sul modello cinese, vedete è arrivata adesso in questo momento la sfera crono per il reset, e scendiamo un pochettino, andiamo a vedere anche un po' tampografie varie. Avete visto rispetto all'originale come insomma sono eseguite questa ruota ore decentrata, si vede anche qua, eccolo qua. E anche qui vediamo una sorta di incisione della S di Swatch, cosa che su questo modello riusciamo a vedere, su altri modelli invece è totalmente assente. In profondità vedete anche la rivettatura del corposfere, finiture anche mediamente discrete. Ecco. Andiamo a vedere invece sulla parte dei secondi, eccolo qui, fino a ore 6.
Ecco, vediamo questa particolarità anche, e fino a ore 3. Mouse Watch, e riprendendo poi alla fine la scritta Speedmaster. Ritornati dal macro, ci sono diverse cose che abbiamo visto che non si vedono ad occhio nudo su entrambi gli orologi, le abbiamo viste, però adesso spegniamo la luce e osserviamo un po' anche i dettagli al buio, perché non si tratta dello stesso luminova che è applicato su questi orologi. Infatti se vedete, anzi se stessimo qui qualche minuto, noteremo proprio sparire gli indici di questa copia dalla visuale, dalla vostra visuale, mentre c'è una buona permanenza e intensità per quanto riguarda l'originale. Riaccendiamo un attimino la luce, perché le prove che volevo fare, queste semplici prove che facciamo ogni volta, continuano anche sul peso. Stiamo parlando di orologi però leggerissimi, 30 grammi sull'originale. Andiamo a vedere. Pensate, 5 grammi in meno su degli orologi di plastica vogliono dire tanto, quindi è frutto anche del calibro che è montato all'interno, perché è vero che stiamo parlando di un orologio da 260 euro circa e un orologio che ne costa 200 euro in meno, però che calibro monta questo orologio? Qui montiamo un calibro che di ETA, che con ponti termosaldati, che è collaudato ovviamente. Magari con uno smagnetizzatore si può anche sistemare un orologio del genere, perché molte volte quando hanno problemi con un ciclo di smagnetizzazione questi orologi tornano a posto. Cosa ben diversa vedo per la mia esperienza quello che riguarda questo orologio, che ovviamente poi ha queste particolarità di avere la data che continua a essere montata applicando quindi un carico all'orologio. Anche in termini di consumo di batteria, la batteria di questo orologio sicuramente durerà meno rispetto a quella dell'originale, però queste sono differenze, ragazzi, dal punto di vista tecnico, che forse tolgono più qualche curiosità che altro, ecco. Bene ragazzi, adesso tocca a voi, ditemi cosa ne pensate nei commenti di questo orologio. Abbiamo fatto un paragone abbastanza singolare oggi, già visto in rete, per carità, già visto in rete, però forse magari oggi l'abbiamo approfondito un po' di più. Io vi ringrazio, se questo video è stato di vostro interesse mettete un like, iscrivetevi ancora a Watch Fan e noi ci vediamo presto, ciao a tutti.